Ciao a tutti, benvenuti sul nostro canale Metodo Easy Tennis Play. Oggi vi voglio proporre la risposta al servizio, di parlare della risposta al servizio. Allora, sono due modi in cui si deve rispondere, in cui i campioni rispondono. Partiamo con il giocatore con la risposta migliore del circuito, che è Novak Djokovic, che fa in questo modo. Allora, la preparazione, le gambe molto larghe e col busto un pochettino dritto. Ok, questo così. Cosa fa lui? Appena il suo avversario impatta la palla, lui fa lo split step sempre rimanendo con le gambe larghe, split step ma in avanti. Ok, quindi in questo modo per l'inerzia va in avanti, quindi va verso la palla. Come si risponde? Parliamo dei giocatori che giocano con due mani, rovescio a due mani. Allora, per il rovescio a due mani, anche per il rovescio ad una mano e anche per il diritto, la risposta va fatta in open stance, quindi mai in closed, mai in neutral, ok? Almeno che la palla non è molto corta, molto lenta, che può capitare ai livelli un pochettino più bassi, e qui vai avanti e giochi il rovescio in neutral. Il diritto sempre si gioca in open. Vi faccio vedere. Facciamo la risposta di Djokovic. Ok, per il diritto. Invece per il rovescio e va incontro alla palla. Quindi sempre quando si risponde si deve andare incontro alla palla. Quindi si fa lo split step in avanti, dopodiché i passi si fanno o laterali per andare in avanti o obliquo in avanti per continuare sempre ad andare in avanti. Come fa Roger Federer. Non parliamo adesso della chip and charge estrema oppure la Sabre, no? Snake Attack by Roger, che l'ha chiamata così nel 2015 se non vado errato. Quindi la risposta di Roger: passo e split. Alcune volte anche lui fa due split, uno sul posto e uno in avanti. Quindi questi due modi di partire con il saltello, lo split step ma fatto in avanti, oppure si fa un piccolo passo, dopodiché si fa lo split step quando il nostro avversario sta tirando. Anche per il back, se si risponde in back, si risponde sempre in open stance. Questo e questo, ok, che assomiglia più o meno a una volée di rovescio, quindi si cade sulla gamba dominante subito dopo l'impatto con la palla. La maggior parte dei giocatori fanno un passo e poi lo split step, diciamo è più comodo. Anche io faccio così, il passo e poi il saltello, è un po' più scomodo per me, sicuramente non per tutti, di fare questi due split step, uno sul posto e uno in avanti. Allora, questo oppure questo, ok? Ci sono comunque tanti giocatori che fanno o uno split step in avanti oppure due split step, uno sul posto e uno in avanti. A prescindere del modo in cui rispondete, si risponde, le gambe devono essere molto flesse, soprattutto per la prima palla. Molto flesse, molto basso, quindi il baricentro molto basso, si fa passo, saltello e si rimane sempre basso per poter stendersi lateralmente in alto quando si risponde.
questo, oppure col passo laterale, questo e questo, sempre si va incontro alla palla, o il rovescio, o a due mani come fa Badiockovic. Quindi sempre si deve andare incontro alla palla, ma la partenza è sempre molto bassa, col baricentro molto basso. Questo è per la prima palla. Per la seconda palla, siccome la seconda palla sarà un kick, quindi la palla rimbalzerà un pochettino più in alto rispetto a una prima palla veloce che schizza, tende sempre di schizzare, il tronco un po' si addrizza sempre con lo stesso split step o passo split step, no? Quando il nostro avversario tira, batte, ma addrizzando un po', alzandosi un po' con il tronco, perché si deve colpire sempre un po' più in alto, quindi non possiamo rimanere bassi come per la prima palla. Questo per la prima palla, perché la palla arriva veloce e quindi schizza e l'impatto più o meno sarà qui. Oppure per la seconda palla mi alzo un pochettino, mi addrizzo e devo impattare qui, se la palla è in kick oppure sul rovescio. La differenza tra il diritto e il rovescio da fondo campo e il diritto e il rovescio in risposta è la preparazione. La preparazione è molto breve e va fatta molto di più con il tronco, quindi la unit turn che non è molto accentuata, quindi mi devo soltanto ruotare, quindi la rotazione del tronco è sempre breve perché devo poi anticipare, non ho bisogno di dare velocità alla palla perché devo sfruttare la velocità della palla in arrivo. Parlavo prima del sabre, della risposta in avanzamento di Roger Federer, un chipper charge estremo. Intanto parliamo del chipper charge. Cosa significa il chipper charge? Che devo scendere a rete, che devo rispondere e scendere a rete. Devo rispondere su una battuta, cioè devo fare lo chipper charge per scendere a rete su una battuta, su un servizio un po' più debole, quindi non sulla prima palla. Si può fare, ma ci sono tanti rischi, quindi i rischi sono altissimi. Allora, chipper charge cosa significa? Non posso rimanere più qui ad aspettare, ma devo andare a impattare mentre la palla sale, ok? Quindi mi devo avvicinare molto di più alla riga del servizio e devo impattare qui più o meno in questa zona qui per avere tempo di scendere a rete, o di diritto o di rovescio, o come ho fatto io nel video che ho caricato qualche giorno fa, chipper charge con il back e si scende a rete e poi si va a rete. A seconda di dove ho risposto mi devo piazzare o a sinistra o a destra. Allora, la risposta di Roger Sabre non è altro che una risposta in controbalzo proprio, quindi la palla non rimbalza più di tanto. In chipper charge potrei colpire anche più o meno all'altezza della spalla, tutto sempre in avanzamento, quindi vado sempre incontro alla palla. Invece Sabre, quando il nostro opponente batte con la seconda palla, cosa devo fare? Mi devo avvicinare molto di più alla riga del servizio, quindi al rettangolo del servizio, per impattare in controbalzo. Quindi mentre l'altro sta battendo non faccio più lo split step e aspetto, passo e split step, ma corro in avanti, ok? Quindi devo impattare quasi in controbalzo, più o meno a questa altezza, e più o meno
trovandomi qui quando impasta a 1 metro, 1,5 metri dalla riga. Grazie per la vostra attenzione. Per chi non l'ha già fatto, iscrivetevi al nostro canale Metodo Easy Tennis Play, attivate il campanello e mettete un mi piace se vi è piaciuto questo video. Grazie, ci vediamo al prossimo video, ciao!